Ciao a tutti amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Ariete, tendenze energetiche predestinate per il mese di settembre 2025. Abbiamo la carta del diavolo, amici dell'Ariete. Di solito è una carta che ci parla di energia un po' repressa, costretta, forzata. È anche una carta che parla di tentazioni, di dipendenze, ma anche di potere personale. Andiamo a vedere di cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come incastrare questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link per la pagina web, il link per il seminario di approfondimento Tarocchi e Karma che si terrà a settembre e poi ci sono anche i link per i corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene. Andiamo a vedere quali sono le energie predestinate per gli amici dell'Ariete. Partiamo con un 10 di bastoni, abbiamo un 9 di spade, un 5 di pentacoli, la regina di spade, il sole, l'imperatore, un fante di bastoni e l'appeso. Adesso ragazzi andiamo a vedere carta per carta, quindi potrebbero esserci dei messaggi sciolti tra di loro e dopodiché andiamo a vedere i vari settori, quindi amore, lavoro, economia e via dicendo. Partiamo da questo 10 di bastoni. Di solito i 10 sono carte di chiusura cicli. Io ho come la sensazione che qualcuno all'inizio del mese di settembre potrebbe dire, boh, basta, abbandono il campo, lascio perdere una relazione, una questione, una situazione. Andiamo a vederlo. Ok, allora abbiamo una regina di bastoni e un 2 di pentacoli. Potrebbe essere una relazione con qualcuno che diciamo non vi dà la soddisfazione che voi vi aspettate. Andiamo a vedere il 9 di spade, 7 di coppe, e abbiamo la carta della stella. L'idea è che ci sia appunto o una relazione o un tema all'interno di una relazione che probabilmente non riuscite a gestire, non riuscite a tenere sotto controllo, non riuscite ehm, ad affrontare e ho come l'idea che qualcuno possa pensare è meglio lasciar perdere. Però vi dico anche che avendo questo 9 di spade, questa vostra paura, tra virgolette, eh, potrebbe essere causata dal fatto che abbiate vissuto in passato qualche evento magari traumatico e adesso abbiate paura che questo evento si ripresenti e di conseguenza per evitare di affrontare nuovamente lo stesso tema qualcuno potrebbe pensare ok, lascio stare tutto. Andiamo a vedere il 5 di pentacoli, re di spade e 3 di spade. Il 5 di pentacoli è una carta di carenza di solito e c'è un 3 di spade ragazzi, quindi io ho come la sensazione che durante il mese di settembre potreste avere un'amara sorpresa
Ora, queste sono letture collettive, non è detto che succeda, vi consiglio comunque, come dico sempre, di ascoltare sia l'ascendente che il segno lunare e di incastrare le letture per farne una quasi personale. Prendetele sempre come guida, ma io ho la sensazione che qualcuno tradirà la vostra fiducia. Il tre di spade non è solo il tradimento classico, ma è l'essere traditi nella propria fiducia, no? Può anche essere il fatto che magari non vi tradiscono nel senso classico della parola, però sì che potrebbero magari raccontarvi qualche bugia e voi scoprirlo, e di lì nasce la delusione di cui vi ho appena parlato. Adesso andiamo a vedere un attimo la regina di spade. 8 di bastoni e appeso. Mm. Vedo una fase riflessiva con questo appeso. È come se vi trasformaste in osservatori ad un certo punto, perché la carta dell'appeso vi dice proprio di guardare le cose da un'altra prospettiva, da un'altra angolazione. Se fosse una relazione quella che non va e qualcuno di voi ha paura a lasciarsi indietro questa relazione, cioè la sento un po' come se qualcuno avesse dato tanto o ad un lavoro o ad una persona e nonostante questo dare non c'è l'equilibrio e l'armonia che voi vorreste. Ed è come se qui iniziaste a rendervi conto di quali sono le dinamiche. In questo caso sento l'appeso come se fosse una carta di resa, cioè mi arrendo, dopo di questo non so più che cosa fare. Però arriva il sole, andiamo a vedere questo sole. Fante di coppe. E 9 di spade. Allora, qualcuno potrebbe usare la terapia del silenzio nei confronti del partner o della partner e partner non intendo necessariamente romantico, può essere, se è una situazione di lavoro per voi può essere un partner lavorativo, però come l'idea che questa terapia del silenzio potrebbe funzionare perché l'altra persona a un certo punto si rende conto che qualche cosa non va e essendoci anche questo fante di coppe sento che potrebbe diciamo arrivare a chiedere una resa, chiedere una tregua, un momento di pace, però c'è di nuovo il 9 di spade, come se a voi non convincesse tanto quello che vi dice. Da lì arriva questo imperatore, quindi secondo me per ripristinare un pochettino gli equilibri si tratta di dare nuove regole alla situazione. Andiamo a vederlo. Asso di spade e luna. Allora, qualcuno potrebbe voler chiarire gli argomenti del passato e dare nuove regole. Cioè, si parte da quella volta lì hai fatto così, 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 non ha funzionato, mi ha fatto star male, da adesso in avanti, se vuoi che le cose tra di noi funzionino, bisogna che si cambi atteggiamento, bisogna adottare questa regola, bisogna che, non lo so, tu eviti di fare questa cosa qua perché proprio mi fa imbestialire. Ipotesi. Andiamo a vedere il fante di bastoni. Abbiamo un 9 di bastoni e un imperatore. Andiamo a vedere anche l'appeso. Allora abbiamo un re di pentacoli e un asso di coppe. Bene. Sento che comunque le cose con i dovuti tempi, con le dovute tempistiche, però possono prendere una piega diversa. Questo diavolo lo sento collegato al re di pentacoli, perché è come se alla fine del periodo riprendeste il vostro potere personale.
dando come queste regole, questi ultimatum, anche con la tecnica del silenzio potrebbe essere, è come se l'altra persona si rendesse conto che, ops, ho fatto un guaio, ho fatto un danno, è meglio riparare se non voglio perdere questa persona. Andiamo a vedere settore per settore. Allora, partiamo dal lavoro. Se siete senza lavoro, ragazzi, devo dire che sì, ci sono delle probabilità che qualche cosa si smuova, potrebbero proprio essere gli amici a dirvi: guarda che in quell'azienda assumono, guarda che nella mia azienda assumono, manda il curriculum o dammi il curriculum. Insomma, sento che qualche cosa si muove. Potrebbe essere un lavoro stagionale per qualcuno, però sì, ragazzi, secondo me le cose vanno migliorando. Vi dico che allora non ci sono carte di contratti a lungo termine, bueno, ci sono due imperatori, però non vedo tanto il contratto a lungo termine, però sì che si inizia a muovere qualche cosa, ok? Per quello che riguarda le persone che sono in un lavoro dipendente, potrebbero offrirvi, ragazzi, un altro ruolo, soprattutto se non ve lo aspettate. Potrebbe come arrivare un nuovo incarico, un nuovo settore da seguire, potrebbe anche essere un nuovo gruppo di persone da seguire, ok? E vi dirò che secondo me entro la fine del mese potreste anche osare chiedere un aumento di stipendio. Per le persone che sono autonome, allora, secondo me c'è la possibilità di ampliare il vostro raggio d'azione. Ora, io non lo so che tipo di attività voi abbiate, se possiate spostarvi, se sia un'attività online, però qualcosa mi dice che troverete maggior fortuna nei paesi caldi. Io ve la butto lì, prendete se vi serve, se no lasciate andare. Però tutto sommato devo dire che secondo me le cose si smuoveranno anche per voi, anche perché secondo me settembre sarà un buon periodo per vedere che cosa manca al pubblico, che cosa manca al mio cliente. Potete anche fare dei sondaggi con i vostri clienti e chiedere che cosa ti piacerebbe in più, quale servizio ti piacerebbe che la mia azienda offrisse in più rispetto a quelli che già do, servizio, prodotto, insomma. Sarà come una sorta di test e di mese organizzativo, se vogliamo, no? Questo mese vi dà la possibilità di capire dov'è il vostro potere personale. Per quello che riguarda i soldi, allora, secondo me grossi problemi non ne avrete, anzi, devo dire che per qualcuno entreranno soldi soprattutto dagli investimenti che avete fatto, perché il lavoro, ok, è quello, però sento che per chi ha fatto investimenti pregressi potrebbero effettivamente dare dei buoni risultati. Per il resto non vedo né grosse uscite né grosse entrate, ma sì che qualcuno potrebbe finalmente finire di pagare certi debiti. È come se ci fosse la chiusura di un capitolo economico. Per quello che riguarda i progetti, soprattutto se siete in quella fase dove state cercando di aumentare gli ingressi, diciamo che settembre può essere un buon mese ancora per studiare una strategia vincente. Vi dico, avete due volte la carta dell'appeso, due volte la carta dell'imperatore. Secondo me si tratta di capire che cosa manca al vostro pubblico o che cosa manca ai vostri clienti o che cosa manca nel mondo, detto un po' più in modo generale, per riuscire a trovare quel tipo di prodotto o servizio vincente che vi può far guadagnare di più. Ehm,
È come se doveste ancora studiare una strategia, ma dovete prima passare da questi due appesi, cioè dovete cercare di vedere le cose da un altro punto di vista, il lato B della medaglia, se vogliamo. Se parliamo di amore, allora, per le persone che sono single, potrebbe esserci una persona che vi ronzerà intorno, ma io ho la sensazione che molti di voi vorranno stare a fatti loro, come se fossero un po' stufi delle persone che vedono abitualmente, no? È come se si volesse di più, è come se si volesse l'amore con la A maiuscola, il principe azzurro o la principessa, no? E questo fa sì che vi chiudiate un pochettino in questo mese, secondo me. O meglio, è come se andaste verso nuovi obiettivi, cioè vi chiudete verso il mondo che vi circonda in questo momento, ma è come se iniziaste a pensare dove altro posso conoscere gente interessante. Non vedo cuoricini da tutte le parti, ragazzi. Effettivamente c'è un asso di coppe, c'è un re di pentacoli. Può essere che ci sia questo nuovo sentimento, però ricordatevi che queste due carte sono per spiegare un appeso, quindi una persona che è statica, che è ferma, che è rassegnata in un certo senso, ok? Non lo so, come l'idea che qualcuno tenda ad accontentarsi per paura di rimanere solo. Ehm, per quello che riguarda, o meglio, scusate, torno un attimo indietro, che fino ad adesso si sia accontentata questa persona per paura di rimanere sola, che da adesso in avanti no, voglio un personaggio che vibri esattamente con me. Per le persone che sono in una relazione, qualche cosa cambia. mm? Io sento che è come, diciamo, il puntare più in alto. Come vi dicevo prima, per qualcuno potrebbe esserci la terapia del silenzio questo mese e questa terapia del silenzio può far effettivamente smuovere l'altra persona, dire ok, cosa succede? Perché non mi parla più? Perché non si fa più sentire? Perché non mi comunica più quelli che sono i suoi sentimenti, le sue emozioni, i suoi pensieri? Però io ho l'idea che non lo facciate per paura di rimanere delusi. Il 9 di spade qui è una carta che parla di qualcuno che si preoccupa per il passato. Qui abbiamo un 7 di pentacoli e una stella, è come se ci fosse una preoccupazione per il futuro in realtà. È come se sono preoccupato che nel futuro si possa riperpetuare un atteggiamento del passato, qualche cosa che io in questo momento col 10 di bastoni voglio lasciare indietro. Sono gli alti e bassi, sono le discussioni, sono i momenti in cui si vibra su frequenze diverse. È come se aveste paura di essere traditi di nuovo e di conseguenza vi chiudete un po' a riccio. Userete questa terapia del silenzio, comincerete ad osservare tutto, non vi farete convincere, parlerete chiaro, detterete regole. Mm, sarà un po' un mese di carreggiata, reincarreggiamento, che non so se si dica in italiano, però rimettere in carreggiata la vostra relazione, i vostri obiettivi e le vostre priorità. E vi dico, ce la farete, eh? Ce la farete. L'importante è che sappiate bene gli obiettivi che volete raggiungere con il o la vostra partner. Per le persone invece, ragazzi, che sono in una situazione non ben definita o una situazione clandestina, allora, sinceramente, vi sento presi, vi sento presi. L'unica cosa è che ehm, potrebbe giocarvi un brutto scherzo questa paura di cui vi parlavo prima. Tenete presente che avete
la carta della luna e il 9 di bastoni, che sono proprio due carte che mi parlano di paura. Credo che qualcuno abbia paura a dettare le regole per paura ad essere respinto, ad essere rifiutato. Se io ho sempre dato in un certo modo e le cose comunque non funzionano, adesso io mi sono stufato di dare, di conseguenza faccio come un restyling della relazione. Però qualcuno, è come se questa terapia del silenzio non fosse tanto intenzionale, ma più una chiusura a riccio, perché se parlo, questa persona mi lascia. Se parlo, potrebbero nascere incomprensioni. Però in realtà è proprio quello che ci serve o che vi serve per mettere un punto a capo. E devo dire che finendo con l'asso di coppe e il re di pentacoli è quello che serve alla relazione per andare al passo successivo. Ora, è vero che abbiamo questo 3 di spade e il 5 di pentacoli, quindi non vi aspettate che sia tutto roseo, cioè qualche alto e basso lo dovrete vivere. Però secondo me, con le giuste regole, riuscirete a far sbocciare l'amore, mi viene da dire, a creare questo nuovo inizio romantico, se vogliamo. Per quello che riguarda la famiglia, ehm, allora potrebbero esserci dei dissapori in famiglia, però anche qui, se questi dissapori, magari per i figli, potrebbero essere il tema della discussione o degli alti e bassi tra voi e il vostro partner, anche qui le regole fanno da padrone. Cioè, quando i figli si comportano così, qual è la regola che seguiamo entrambe? Perché così siamo sulla stessa lunghezza d'onda e i figli non ci fregano. Cosa vuol dire i figli non ci fregano? Vado da mamma e chiedo il permesso per, non lo so, andare ad una festa. Mamma dice no. Vado da papà e dico, papà mi dai il permesso? Mamma ha già detto di sì. Ok? Quindi è il non farvi fregare dai figli, fondamentalmente. Il mantenere una regola comune vi unisce come genitori, vi dà forza. Per quello che riguarda lo stato psico-emotivo, ragazzi, quello che vi posso dire è di rompere certi schemi di comportamento che fino adesso non hanno funzionato e dare nuove regole. Questo è un po', secondo me, il leitmotiv del periodo. Rompere con le regole che costringono, che vi fanno sentire schiavi e darne di altre di nuove. Andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. Consapevolezza, aggrapparsi al passato, le vite passate e pienezza. Abbiamo due carte che parlano di passato e due assi. Quindi secondo me ragazzi si tratta di destrutturare le regole che avete usato fino ad adesso e che vi mantengono in questo alto basso che non vi piace e si tratta di dare altre regole. Avete due volte la carta dell'appeso. Cercate di vedere le cose dal punto di vista dell'altra persona o comunque da un punto di vista esterno, in modo da capire quali sono i punti di vantaggio e i punti di svantaggio di questa situazione. Qui avete di nuovo due assi, un asso di spade che avete già qui e un asso di denari, qui avete un asso di coppe, però comunque si parla di dare un nuovo ritmo alla relazione. O alle relazioni, perché se il do è un'attitudine che avete nei confronti di tutti, scusate, nel partner, degli amici, del lavoro, qua si tratta di ridimensionare quanto voi date agli altri. Va bene, andiamo a vedere un altro oracolo. Aiuto da una persona, 6 mesi. Quindi potrebbe o arrivare l'aiuto di qualcuno per i prossimi 6 mesi, potrebbe anche essere un'amicizia
che vi fa vedere le cose da un altro punto di vista, per esempio. Potrebbe essere un terapeuta, potrebbe essere, prendetelo con le pinze, però qualcuno che organizza eventi e che vi fa vedere le cose da un'altra prospettiva. Andiamo a vedere qualche meditazione di Findorn. Il modo in cui cominci la giornata è così importante. Fai che nel tuo cuore ci sia un canto di lode e di gratitudine e la consapevolezza del mio amore e della mia abbondanza senza limiti, sapendo che c'è un tempo per ogni cosa che deve essere compiuta e che dipende da te come impiegare questo tempo. Lascia che sia io a guidarti per tutto il giorno. Rimetti ogni cosa nelle mie mani, te stesso, il tuo lavoro, le tue vicende, i tuoi interessi, le tue attività e lascia che io lavori attraverso di te. È un po' come se vi dicesse di affidarvi al volere divino. Però ricordatevi sempre che una parte di divinità è dentro di noi siamo un frattale, se vogliamo, della coscienza divina e sento un po' che vi dice come di seguire la vostra anima, ragazzi, perché nella situazione in cui siete adesso con questo diavolo avete bisogno di riprendervi in mano il vostro potere personale. Come lo fate? Dettando nuove regole. Amici dell'Ariete, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata d'aiuto, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti. Fatemelo sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi, condividete il video. Per iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze mi potete contattare via mail. Io poi vi mando le lettere di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. Se no lo potete anche fare per conto vostro questo lavoro attraverso la sezione degli abbonati. Sono 4 playlist numerate dall'1 al 4, andrebbero viste in ordine di numero perché sono state studiate come se fossero un percorso formativo. Comunque i titoli dei video si vedono, sono pubblici, potete comunque dargli uno sguardo così vi rendete conto dei temi che vado via trattando. Se non vedete il tasto abbonati è perché avete un iPhone, quindi o accedete da un altro telefonino oppure dal computer. Detto questo ragazzi vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!